Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi vi propongo una pochettina a punto puff. Se ricordate, ho fatto un tutorial sempre con questo punto, ma utilizzando il cordino. Oggi ve lo illustro utilizzando il tulle. Iniziamo subito il tutorial. Vediamo adesso nel dettaglio cosa ci occorrerà per la bustina a punto puff. Partiamo dal filato, anzi in questo caso è tulle. Eccolo qua, questo bellissimo blu oceano, e si presta molto per la resa del punto puff, per cui stavolta ho scelto di variarlo, perché se vi ricordate nell'altro tutorial ho usato il cordino che gli dà un tipo di effetto. Con la fettuccia, appunto, il licra in tulle o quello che vogliamo utilizzare avrà un altro effetto che secondo me è veramente molto bello anch'esso. Quantitativo è circa 250 grammi, poi dipende anche ovviamente dalle misure che vogliamo realizzare. Io attaccherò questo manichetto perché l'idea è o di portarla al polso o comunque non a tracolla, ma eventualmente potete tranquillamente mettere una tracolla. Insomma, per questo tipo di lavorazione ci possiamo anche sbizzarrire come diciamo abbellirla al fine, nel momento in cui la borsetta è completa. Io poi cucirò una calamita interna che così la rende più sicura, insomma chiusa per bene. Poi chiaramente se volete si possono utilizzare dei moschettoni, se volete un aggancio più solido sulla borsetta, anche se questi ganci lo sono, diciamo, abbastanza. Come uncinetto io utilizzerò il numero 6. Chiaramente per questo tipo di filato che sto utilizzando. Voi ovviamente in base a quello che vi trovate o a ciò che volete realizzare, cambiatelo in base appunto alle vostre esigenze. A questo punto iniziamo subito. Iniziamo la lavorazione realizzando, io già le ho fatte, 40 catenelle. Sembra molto grande, ma poi con questo tipo di punto si andrà a restringere fino ad arrivare a circa 24 centimetri. Non appena abbiamo ultimato le nostre 40 catenelle, partendo dalla seconda, andiamo a fare i primi due punti bassi, quindi 1 e 2. Facciamo una catenella, saltiamo un punto di base e andiamo in quello successivo e andiamo a fare altri due punti bassi, per cui 1 e 2. Nuovamente una catenella, saltiamo il punto successivo e andiamo in quest'altro e andiamo a fare nuovamente due punti bassi. Questo procedimento, per cui adesso di nuovo la catenella e nuovamente andiamo a saltare, lo faremo fino alla fine e ci rivediamo a questo punto. Realizzate tutti i passaggi, io qui vi spiego che cosa ho fatto. Ho segnato esattamente dove ho saltato e ho fatto la catenella, io ho segnato il punto dove noi andremo poi a lavorare il punto puff, per non sbagliare, anche perché mi è capitato tempo fa, nel momento in cui iniziavo insomma a vedere come realizzare questo punto, mi capitava di sbagliare perché magari non riuscivo a beccare il punto giusto, per cui ho deciso di fare così, anche se adesso diciamo che lo individuo molto più facilmente. Però ho deciso di fare così in maniera tale che errori non se ne fanno, anche perché nel momento in cui si fanno degli errori sulla prima riga ce li riporteremo per tutto il lavoro. A questo punto, una volta che abbiamo ultimato, realizziamo 3 catenelle, 2 e 3, voltiamo il lavoro. Adesso, dove vi dicevo che c'è il primo segnale, andiamo a realizzare un punto basso. Adesso andiamo a lavorare il nostro primo punto puff e lo andiamo a lavorare esattamente dove abbiamo iniziato la lavorazione, in questo punto, che sarebbe l'inizio delle nostre catenelle.
Cosa facciamo? Entriamo, prendiamo il filo, lo usciamo e lo allunghiamo, prendiamo il filo un'altra volta, anzi in questo caso il tulle, sull'uncinetto, rientriamo per la seconda volta, prendiamo il filo e riusciamo, ce lo allunghiamo, ce lo sistemiamo, perché questo punto, il primo punto deve rimanere libero, riprendiamo il filo, rientriamo per l'ultima volta, per cui saranno 3 volte, ci usciamo il filo, mi raccomando questo lo dobbiamo lasciare, prendiamo il filo e chiudiamo tutti tranne questo, esattamente così. Usciamo l'asola, prendiamo il filo e andiamo a chiudere il nostro primo punto puff. Ed eccolo. Andiamo avanti, adesso lo facciamo un paio di volte insieme, andiamo dove c'è l'altro marcapunti, facciamo il nostro punto basso. A questo punto non si può sbagliare perché io ho inserito il segnale. Cosa faccio? Rientro in questo foro, prendo il filo ed è la prima gettata, riprendo, ci entro per la seconda volta, estraggo, tiro su, me lo vado sistemando, riprendo per l'ultima volta e ci rientro quindi per la terza ed ultima volta. Riesco, ecco qui noi abbiamo, ricordiamoci, la prima asola. Cosa faccio? Prendo il filo, li chiudo tutti tranne l'ultimo, riprendo il filo e lo richiudo. Ed ecco il nostro secondo punto puff. A questo punto cominciamo a togliere i nostri segnali, perché poi vedrete che dal secondo giro non occorre più perché si troverà molto più facilmente. Andiamo avanti, quindi io vado qui a fare il mio punto basso e di nuovo mi vado a cercare esattamente il punto dove devo rientrare, che è qui, entro per la prima, estraggo, riprendo il filo e ci rientro, quindi sono 2 volte, man mano mi devo assicurare che questo comunque rimanga libero, riprendo il filo, entro, estraggo, prendo il filo, chiudo tutte tranne l'ultima, anzi la prima, scusate, e chiudo. Ed ecco come viene realizzato con il tulle. Facciamo insieme per l'ultima volta, andiamo in quest'altro punto dove ho fatto il segnale, a proposito questo già cominciamo a toglierlo, quindi rientro qui, punto basso e mi vado a cercare l'altro punto dove devo realizzare le 3 gettate del punto puff, per cui 1, estraggo, 2, estraggo e sistemo man mano, e 3. Mi vado sistemando qui il punto, me lo vado a uscire fuori il primo, prendo, chiudo tutti e infine chiudo l'altro. Ed eccolo qua. A questo punto ci rivediamo non appena abbiamo completato per farvi vedere esattamente come realizzare l'ultimo punto e come voltare il lavoro. Ed ecco come si presenta la prima riga, vedete che bell'effetto che dà. Adesso facciamo insieme l'ultimo punto. Allora, aspettate, ve lo faccio vedere proprio. Questo è come si presenta, ci sono gli ultimi 2 punti bassi. Allora noi puntiamo sull'ultimo facendo un punto basso e andiamo a fare l'ultimo punto puff della riga dove c'è l'ultimo segnale, per cui entriamo, prima gettata, seconda e terza gettata, prendiamo il filo, chiudiamo tutti tranne l'ultimo e poi chiudiamo l'ultimo un'altra volta.
Ecco fatto. A questo punto facciamo 3 catenelle, 1 2 3 e poi voltiamo il lavoro. Questo sarà sempre in ogni inizio e fine riga. A questo punto noi dobbiamo puntare non nel primo ma nel secondo punto e facciamo un punto basso. Nel giro della prima riga noi dobbiamo puntare qui dove, vedete, dove contiene questo pezzettino che contiene tutto il punto puff, e andiamo a fare il nostro primo punto puff, per cui entriamo, prendiamo il filo, lo tiriamo. Mi raccomando, non lavoriamo troppo strette, perché altrimenti la tendenza di questa lavorazione è che si imbarca un po'. Poi seconda gettata, estraiamo il filo, e terza. Ci andiamo noi adesso a sistemare, così esce fuori il nostro la prima solina, eccola qua, per cui chiudiamo tutti e l'ultima la chiudiamo a parte. Ed ecco, visto, questo è il motivo che deve uscire. A questo punto noi non andiamo a puntare qui dove c'è, è come se dobbiamo saltare questo punto e andiamo in quello successivo, perché questa è la chiusura del punto puff. Noi invece andiamo in quello successivo, facciamo un punto basso e adesso noi qui, che praticamente è accanto il nostro punto basso, andiamo a creare il punto puff, per cui estraiamo 1 2 e 3, ci sistemiamo tutte le asole, prendiamo il filo, chiudiamo tutte tranne l'ultima ed ecco, saltiamo queste e andiamo in quello successivo e facciamo il nostro punto basso. Facciamolo un'altra volta insieme, andiamo qui e andiamo a creare un altro punto puff, 1 2, quindi mi raccomando allunghiamolo, e 3. Allungato tutto, sistemato, prendiamo il filo, andiamo a, purtroppo è un po' laborioso, ma la resa è così carina per cui ne vale la pena impararlo, ed eccolo. Ed ecco come si presenterà il giro di ritorno. La stessa cosa dobbiamo fare qui. Io adesso faccio tutta la riga, arrivo a questo punto, vi faccio vedere per l'ultima volta come fare l'ultimo punto e girare nuovamente il lavoro. Anche il secondo giro è quasi completato, vi faccio vedere. Allora, vedete che qui ci sono le 3 catenelle, quelle del giro d'inizio, per cui cosa facciamo? Puntiamo sull'ultima catenella così, facciamo un punto basso e andiamo a realizzare l'ultimo punto puff della riga, quindi 1 2 e 3. Al solito facciamo uscire il nostro primo punto e chiudiamo, ed ecco anche il secondo giro completato. Nuovamente a inizio giro, anzi fine giro, le nostre 3 catenelle, voltiamo il lavoro e si ricomincia, quindi non in questo ma in questo, punto basso, e sempre dove, in questo punto qui, andiamo a creare il nostro primo punto puff, quindi 1 2 e 3. Tiriamo per bene, allunghiamo, andiamo a scovare il nostro primo punto,
che è qua, chiudiamo e andiamo avanti, si salta questo e si va in questo successivo e nuovamente andiamo a fare, sarà così per tutti i giri. All'incirca noi dobbiamo creare come lunghezza circa 40 cm perché poi questa borsa andrà ripiegata. Quindi ci vediamo per farvi vedere come contornare tutto il nostro bordo. Completato quindi il nostro pannello, devo dire che l'effetto è molto carino. A questo punto procediamo per contornarlo tutto con dei giri di punti bassi, per cui una volta che siamo arrivati qui, catenella e andiamo a fare, ci andiamo a cercare il punto ed esattamente qui. Così abbiamo fatto catenella, punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto e lo faremo anche negli altri angoli. Andiamo avanti. In questi punti dove c'è il punto puff in questa maniera, quindi dove vediamo che c'è questa specie di giuntura che li lega, dobbiamo fare 2 punti bassi e uno qui nel mezzo, per cui qui facciamo il secondo, andiamo a cercare un punto basso qui in mezzo, arrivato qua ne facciamo 2, 1 e 2 e qui al centro uno solo, e questo lo dobbiamo fare per tutto il perimetro. Ricordiamoci, nell'angolo, nello stesso punto, dobbiamo effettuare punto basso, catenella e punto basso. Ci rivediamo qui per vedere poi come ripiegare il lavoro e fare le cuciture laterali. Terminato tutto il giro di punto basso, a questo punto non ci resta altro che voltarlo, girarlo e ripiegarlo in 2. Io mi sono già agganciata e con ago tirafettuccia io praticamente vado a prendere, vado un po' più esternamente, anzi in questo, e vado soltanto a prendere mezza asola, quindi non tutto il punto completo, ma soltanto questo. E una volta che ho preso la misura vado a prendere esattamente il punto di fronte e sempre prendendo, vedete, finito di contornare tutto il perimetro con i punti bassi, a questo punto dobbiamo ripiegare il lavoro in questa maniera e con ago tirafettuccia iniziamo a cucire i laterali. Io mi sono già agganciata, quindi mettiamo per bene le 2 estremità e andiamo a fare questo tipo di cucitura. Noi andremo a prendere non tutto il punto ma soltanto l'asola esterna e andiamo ad effettuare la nostra cucitura. Noi ci andiamo a sistemare il pannello per bene, per cui andiamo a prendere anche, vedete, l'altra metà e tiriamo. Andiamo nel punto successivo e prendiamo le asole che stanno una di fronte all'altra. Questo tipo di cucitura ve l'ho fatto vedere già diverse volte. Una e una, 2. Quindi molto semplice. E continuiamo. Asola esterna con asola esterna. E si continua fino ad arrivare qui. Poi faremo la stessa cosa anche sull'altro lato, per cui ci vediamo non appena anche questo
è completato. Ed ecco completata la pochettina. Vedete qui le chiusure sono state fatte su tutti e due i lati. Ho inserito questa piccola tracollina, cucito la calamita interna ed eccola. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi, mettete il pollice in su e soprattutto condividete con le amiche. Ci vediamo alla mia prossima creazione.